Tutti ad una prima visione pensiamo che Gone Girl sia la storia di una moglie geniale e di un marito incastrato. Il più delle volte è così che il film viene ricordato, come se tutto ruotasse attorno a due persone e alle loro assurde scelte. In realtà il centro del film è altrove. Il vero potere non sta nei personaggi, ma nel meccanismo che decide chi deve apparire innocente e chi no, chi merita fiducia e chi invece viene condannato prima ancora che emergano i fatti. Bentornati su Cinecinzia, dove ogni settimana vi svelo i dettagli, i segreti e gli indizi nascosti dei film e delle serie TV più iconiche. Gone Girl, diretto da David Fincher, usa la storia di coppia per raccontare qualcosa di molto più ampio. Il modo in cui i media trasformano un'indagine in un racconto è il momento preciso in cui la verità smette di essere centrale, superata dalla versione più convincente, più narrativa e più facile da consumare. In questo video, come sempre, non ci limiteremo a spiegare il senso del finale. Partiremo dalla prima scena per capire come Gone Girl possa essere letto in due momenti diversi. Il primo ovviamente è quello della sorpresa del colpo di scena che ci travolge quando scopriamo che Amy è viva e che lei è l'artefice di tutto. È una visione costruita appositamente sullo shock ed è narrativamente anche molto soddisfacente. Il secondo momento invece arriva dopo, quando quel colpo di scena lo conosciamo già. A quel punto il film cambia prospettiva, smette di essere solo un thriller psicologico e diventa qualcosa di più freddo, cioè una riflessione su come i media, la percezione pubblica e il racconto influenzino ciò che crediamo vero. Il modo in cui le indagini hanno influenzato la reazione dei media e della società e il modo in cui i media e la società hanno influenzato le indagini. Prima di cominciare, se vi piacciono le mie analisi e le mie spiegazioni dei finali che porto qui su YouTube, potete sostenermi iscrivendovi al canale e lasciando un po' di hype a questo video. È il modo migliore per permettermi di continuare a creare contenuti di alta qualità. Se poi vi va anche di approfondire David Fincher, sul mio canale trovate già le spiegazioni di Fight Club, Seven e The Social Network. Siete pronti? Sigla! Capitolo 1. Giudicare prima di sapere. Quando iniziamo a guardare Gone Girl siamo portati a pensare di trovarci davanti a un mistero classico, una scomparsa, una casa vuota, un marito che sembra nascondere qualcosa. Tutti elementi che nel cinema tradizionale servono a farci entrare nel ruolo dell'investigatore, a farci credere che il film ci darà gli strumenti per ricostruire i fatti insieme ai personaggi. E invece Gone Girl fa qualcosa di diverso sin da subito. Non ci affida mai davvero il controllo dell'indagine, non ci offre un punto di vista privilegiato e non ci mette un passo avanti rispetto agli altri. Al contrario, ci lascia costantemente in una posizione incompleta, costringendoci a reagire più che a capire. Le informazioni arrivano anche in modo frammentario e non siamo chiamati a verificarle, ma a interpretarle, a farci un'idea. Il senso del film di David Fincher risiede proprio qui. Gone Girl non ci chiede di risolvere un enigma, ma di prendere una posizione emotiva. Il film quindi rompe così il patto del giallo classico. Chiede allo spettatore di schierarsi, di provare sospetto o empatia anche quando non ha ancora tutti gli elementi per giudicare, e da questo momento in poi ogni scena funzionerà esattamente così, non per chiarire che cosa è successo, ma per orientarci verso una versione dei fatti che di volta in volta ci sembra sempre più credibile. Una delle scelte più interessanti di Gone Girl è che per una lunga parte del film noi vediamo solo Nick. Siamo con lui quando rientra in casa e trova il salotto in disordine, siamo con lui quando chiama la polizia e quando risponde alle domande, quando prova a spiegarsi e non ci riesce mai del tutto. È il suo presente a guidare il racconto minuto dopo minuto. Amy in questa prima metà non esiste come persona, esiste solo come assenza. La conosciamo solo attraverso i ricordi. È una figura che prende forma molto lentamente, sempre comunque in maniera anche filtrata. E questo ci porta, senza quasi accorgercene, a guardare tutto dal punto di vista di Nick e a giudicarlo sulla base di quello che fa e soprattutto di come appare sotto pressione. Poi a un certo punto il film
film cambia passo. Entra finalmente Amy e con lei anche il modo in cui la storia viene raccontata. Non siamo più nel presente confuso di Nick, ma in un racconto che ricostruisce i fatti dall'interno e che ci mostra il piano subdolo e folle di Amy. È un cambio netto che non serve solo a sorprenderci, ma a farci capire che tutto quello che abbiamo visto fino a quel momento si basava soltanto su una versione parziale della storia. Il film non ci ha mentito fino lì, ma ci ha fatto vedere solo una faccia della medaglia. Ci ha lasciati giudicare Nick senza però conoscere Amy. Non è solo un colpo di scena, è una lezione su come le storie, quando vengono raccontate in un certo modo e anche in un certo ordine, possono guidare completamente il nostro sguardo. Nei primi minuti dopo la scomparsa di Amy, quasi tutti noi guardiamo Nick e pensiamo che sia sospetto di default. Per noi potrebbe essere il colpevole semplicemente perché è il marito di Amy. Ci basterebbe questa etichetta per incolparlo. Ed è proprio il film che ci porta a giudicare Nick senza neanche conoscere la verità. In più, sin dall'inizio pensiamo che ci saranno indizi da scoprire e un colpevole da smascherare, perché questo è il modo in cui siamo stati educati dal cinema e anche dal true crime. Ma Gone Girl usa proprio questa nostra abitudine contro di noi. David Fincher ci mostra come una storia prende forma, come viene creduta e come una volta che un'idea si è fissata diventa quasi impossibile liberarsene, ed è solo con questo sguardo che possiamo andare avanti. Capitolo 2. Nick diventa sospetto, abbiamo detto, sin da subito per una serie poi di dettagli minuscoli che messi insieme costruiscono un'immagine. Pensiamo alle sue apparizioni pubbliche. Nick viene chiamato per parlare davanti alle telecamere e mentre cerca di reggere la pressione finisce per fare una cosa che gli costerà carissima. Sorride. Ovviamente non è un sorriso di gioia, ma è un sorriso nervoso, fuori tempo, però basta solo quello. Quell'immagine viene fotografata, ovviamente isolata, ripetuta e improvvisamente diventa una prova emotiva contro di lui. Da lì in poi ogni suo gesto viene letto nello stesso modo. Il modo in cui parla, le pause troppo lunghe, le risposte che sembrano studiate e il linguaggio del corpo rigido. Nulla di tutto questo dimostra che Nick ovviamente abbia fatto qualcosa, ma tutto contribuisce a farlo sembrare sbagliato. Non è il marito addolorato che ci aspettiamo di vedere, questo nel racconto mediatico del film è già una colpa. È importante poi notare una cosa: Nick non mente in modo evidente, non viene neanche colto in flagrante, non fa nulla che possa essere usato come una prova definitiva contro di lui. Il problema è che non sa stare davanti alle telecamere, non sa offrire l'emozione giusta, non sa interpretare il ruolo che il pubblico si aspetta da lui. Gone Girl ci mostra che in un contesto mediatico non serve dimostrare di essere colpevoli, basta solamente apparire fuori posto, basta non recitare correttamente la parte. È così che Nick diventa il colpevole perfetto. Uno dei dettagli più importanti è l'impostazione che Fincher dà alla televisione. La televisione diventa infatti un tribunale emotivo. Serve non a dare informazioni, ma a decidere. Il racconto paradossalmente smette di essere complesso e viene ridotto a qualcosa di molto più semplice. Nei talk show non si parla davvero di indizi o di fatti verificati, si parla solo di Nick, del suo atteggiamento, del suo volto, delle sue appunto reazioni. Gli ospiti commentano come se stessero analizzando un personaggio e non una persona reale coinvolta in un'indagine. E tra l'altro questa conduttrice si rifà alla figura reale di Nancy Grace, una conduttrice americana che presentava uno show chiamato proprio Crime Stories. Nel mondo della televisione ogni intervento rende binario il caso: innocente o colpevole, vittima o carnefice. Non ci sono sfumature di mezzo. L'importante, come accade purtroppo sempre anche nella realtà, è trovare un colpevole. Quando poi l'indagine vera prova a muoversi, lo fa in un contesto che è già contaminato. Il pubblico ha già deciso cosa pensare e tutto ciò che arriva dopo viene letto per confermare quella decisione. Gone Girl ci mostra così un passaggio cruciale. Prima si costruisce la storia, poi dopo si cercano le prove che possano sostenerla e non il contrario. Quando la polizia entra davvero in gioco, infatti, il racconto è stato già bello che costruito. Il sospetto su Nick esiste già, circola ed è diventato anche senso comune prima ancora che vengano analizzati gli indizi reali. Lo si nota benissimo nel modo in cui gli elementi vengono interpretati. Gli oggetti trovati in casa, i movimenti bancari, le incongruenze nel comportamento di Nick sono conferme di un'ipotesi che si è già formata. Non si cerca di capire cosa significhino, si cerca di capire come possono incastrarlo. La pressione mediatica pesa su ogni passaggio. La scomparsa di Amy ormai è un caso nazionale e la polizia non lavora per risolvere un'indagine, ma anche per rispondere a un'opinione pubblica che pretende risposte rapide e un colpevole. L'indagine smette di esplorare e inizia a rincorrere una storia che è stata già raccontata altrove, in TV. Insomma, il giudizio collettivo finisce per orientare anche chi dovrebbe restare neutrale. Gone Girl ci mostra così un passaggio inquietante
volte però estremamente realistico. Quando una storia prende forma nello spazio pubblico, la verità non viene più cercata in modo indipendente e a quel punto non è più chiaro chi stia davvero conducendo l'indagine. A questo punto della storia solo Nick sa di essere innocente, perché persino noi spettatori abbiamo il dubbio. Quindi lui capisce che continuare a dire la verità ed essere se stesso non serve a nulla e non lo sta soprattutto salvando. Con l'avvocato quindi cosa succede? Nick capisce che quell'istintività va cancellata, perché ogni gesto spontaneo può essere usato contro di lui, e questo lo vediamo molto bene nel momento in cui cambia atteggiamento davanti alle telecamere. Nick smette di improvvisare, smette di reagire d'istinto, inizia a prepararsi, prova le risposte, controlla il linguaggio del corpo, studia il modo in cui deve apparire. Questo switch si nota benissimo nel momento immediatamente prima di questa intervista. La trasmissione sta per andare in onda, la conduttrice si prepara e gli sorride ancora prima che le telecamere si accendano. È un gesto normale, no? E l'istinto umano sarebbe quello di ricambiare, ma Nick non lo fa. Rimane fermo con l'espressione ipercontrollata. È preparato, sa che quel sorriso, anche fuori onda, potrebbe diventare un'altra immagine da usare contro di lui. È in questo momento che capiamo che Nick ha imparato la lezione. Non conta quello che provi, ma conta solo quello che mostri. Quello che dirà in questa intervista sarà fondamentale, ma su questo ci torniamo tra pochissimo. È proprio quando Nick impara a muoversi dentro questo sistema che il film è pronto a mostrarci l'altra faccia della storia, perché se un colpevole può essere costruito così facilmente, allora qualcuno deve aver capito molto bene come funziona questo meccanismo. Capitolo 3. Amy. Amy non nasce come un individuo libero di costruirsi da sola, nasce già in ritardo rispetto a qualcun altro. Prima di lei esiste la mitica Amy, il personaggio creato dai suoi genitori nei libri per bambini, una versione idealizzata, perfetta e soprattutto sempre un maledetto passo avanti a lei. Giocavi a pallavolo? Io segata da matricola, lei squadra universitaria. Quando hai avuto un cane? Lei aveva un cane. Puddles aggiungeva simpatia. Vero. Adoro i tuoi. Ma a volte sono proprio stronzi. È più brava, più intelligente, più amata. Crescendo, Amy vive costantemente all'ombra di questa immagine, con feste a tema che celebrano non ciò che Amy è, ma ciò che avrebbe dovuto essere. E quando qualcosa va storto nella sua vita reale, nei libri mitica Amy fa sempre la cosa giusta, ottiene sempre il risultato migliore. Amy impara molto presto che il valore non sta nell'essere, ma nel corrispondere a un modello. Questo scarto continuo tra lei e questa mitica Amy crea una frattura fondamentale. Amy non sviluppa un'identità autonoma, ma sviluppa un rapporto ossessivo con l'immagine. Capisce che l'amore, l'attenzione e l'approvazione arrivano solo quando si è all'altezza del personaggio. Mitica Amy diventa un obiettivo irraggiungibile, ma anche l'unico metro di giudizio possibile per lei. Questa dinamica emerge soprattutto nel modo in cui Amy racconta la propria storia. Il suo diario parla di qualcuno che sa già come deve apparire. Ogni parola è costruita per aderire a un'idea di vittima perfetta. È la stessa logica, se ci pensiamo, dei libri dei genitori, solo applicata a una donna adulta e con qualche problema psichico forse, e soprattutto in un contesto molto più macabro. Una scelta assurda è la proposta di matrimonio di Nick. Avviene durante una festa a tema della mitica Amy, il momento in cui la vita reale di Amy viene inglobata completamente dal personaggio, e Amy lo sa, non a caso si presenta vestita di nero. È l'unico momento in cui le vite delle due Amy sono sullo stesso binario. Da qui in poi Amy non cerca mai di liberarsi di mitica Amy, cerca di controllarla e di usarla a suo vantaggio. È questo il nucleo del personaggio. Amy non vuole essere amata per quello che è, vuole solo essere creduta ed essere all'altezza del racconto, e quando capisce che il mondo funziona esattamente così smette di inseguire l'identità e inizia a costruire un vero e proprio brand. Parliamo poi della cool girl. La cool girl entra in scena nel momento in cui Amy prende il controllo totale del racconto. Nick amava la ragazza che fingevo di essere, la strafica. Elenca comportamenti, gusti, atteggiamenti. Una ragazza che mangia hamburger, beve birra, ride alle battute giuste, ama il sesso nel modo giusto, non si lamenta e non chiede troppo. È un personaggio scritto per aderire perfettamente allo sguardo maschile. Amy conosce questo ruolo nei dettagli perché lo ha studiato, sa che funziona e soprattutto sa che viene premiato, sa che viene scelto, e infatti lo interpreta con Nick all'inizio della loro relazione. Condivide i suoi interessi e sostiene anche le sue ambizioni. Lei è brillante, iconica
amica e complice. La coppia infatti funziona finché questa versione di Amy resta credibile. Quando poi le condizioni cambiano, quando si perde il lavoro, quando il trasferimento in Missouri spezza l'immagine chic di New York, la cool girl diventa sempre più difficile da sostenere. Amy continua a fare la sua parte, ma il riconoscimento sparisce. Nick, io non capisco perché fai di tutto per sfidarmi a essere la persona che non voglio essere, la bisbetica insopportabile, la stronza ossessiva. Non sono quella persona, sono tua moglie. Nick smette di guardarla come faceva all'inizio e questo per Amy non è solo un logoramento del rapporto. Il monologo chiarisce proprio questo punto. Amy descrive la cool girl come una costruzione collettiva, un ideale che gli uomini dicono di desiderare e che le donne imparano a incarnare, e parla proprio di una dinamica concreta. Lei riconosce questo stereotipo come una regola del gioco e quando capisce che quel gioco non le garantisce più il potere non cerca un'alternativa più autentica, ma un ruolo più efficace. La cool girl è solo il primo e questa è una chiave fondamentale per capire alla fine il personaggio di Amy. Le relazioni per lei funzionano attraverso immagini coerenti. Quando l'immagine smette di produrre risultati viene semplicemente sostituita. Il monologo serve quindi a spiegare tutto il suo folle metodo. Se ci fate caso, Amy non agisce mai in totale autonomia. Ogni sua mossa funziona solo perché qualcuno dall'altra parte crede in lei, la sostiene o comunque la idealizza. Il suo potere nasce dalla capacità di usare lo sguardo altrui come leva. Infatti quando Amy esce dal personaggio e si ritrova nel mondo reale senza protezioni, perde il controllo della sua immagine e la situazione le sfugge di mano. I soldi finiscono, il piano si inceppa, le persone intorno a lei non reagiscono come aveva previsto. Senza un pubblico favorevole, Amy è vulnerabile. Ogni volta che lei riesce a rimettersi in carreggiata succede perché trova qualcuno disposto a credere nella sua versione, qualcuno che la vede ancora come speciale, non convince con i fatti ma con l'immagine che ha costruito nel corso di tantissimi anni, complice anche la mitica Amy. È una dinamica che si ripete costantemente, ha bisogno di una platea, di una struttura che le permetta di esistere come personaggio. Quando quella struttura viene meno, il personaggio inizia a sgretolarsi. È in quel momento che entra in scena Daisy. Non è una mossa geniale pianificata sin dall'inizio, è l'unica risorsa che le è rimasta. Daisy funziona perché crede già nel mito di Amy e questo punto è centrale per smontare definitivamente l'idea di Amy come un genio autosufficiente. Il suo talento non è sicuramente l'autonomia, ma la dipendenza strategica. Sa esattamente da chi farsi guardare, da chi farsi sostenere e anche da chi farsi salvare, e finché qualcuno è disposto a crederle, Amy funziona. Quando resta da sola invece no. Se ci pensiamo, il personaggio di Amy non è neanche un caso isolato e soprattutto non è neanche un'anomalia narrativa. Il film la inserisce infatti in una linea di personaggi che funzionano solo perché il mondo intorno a loro è pronto a legittimarli. Pensiamo a John Doe che in Seven riesce a portare il suo piano a termine proprio perché conosce perfettamente la fame di senso, di ordine e di simboli di chi lo osserva. John Doe non domina il caos ma lo asseconda, sa che la polizia, i media e persino i detective finiranno per giocare secondo le sue regole. Lo stesso vale per Patrick Bateman in American Psycho. Bateman non è invisibile perché è più brillante, ma perché vive in un mondo che guarda solo la superficie. La sua violenza passa inosservata perché l'immagine che indossa è perfettamente coerente con il contesto. È credibile finché resta dentro quel ruolo, finché il sistema non ha interesse a smascherarlo. Pensiamo poi anche a Tyler Durden in Fight Club, che funziona solo perché, diciamo, intercetta un disagio già presente. Tyler non crea il bisogno di ribellione, semplicemente lo canalizza. Diventa potente perché le persone intorno a lui sono pronte a credergli, a seguirlo e a proiettare su di lui un significato. E infine anche Nina Sayers in Black Swan, che con Amy condivide una radice ancora più profonda. Nina cresce sotto un ideale irraggiungibile, interiorizza un ruolo che la precede e finisce per confondere completamente la persona con il personaggio. Il crollo arriva quando non esiste più uno spazio fuori dalla performance. Amy appartiene a questa stessa genealogia. Non è più potente perché è più intelligente degli altri, ma perché capisce come funzionano le aspettative, i ruoli e le narrazioni collettive. Se avete visto le mie analisi di Seven, American Psycho e Fight Club sapete esattamente di cosa parlo, altrimenti recuperatele sul mio canale. Gone Girl non fa che portare questa dinamica da villain semplicemente un passo più in là, mostrando che oggi il vero controllo non passa dall'azione ma dalla gestione dell'immagine. Capitolo 4. Gli indizi nascosti. Gone Girl inizia con una scena costruita in modo super preciso. Nick guarda Amy mentre dorme e dice che quando pensa a sua moglie pensa sempre alla sua testa. Penso sempre alla sua testa. Immagino di aprirle quel cranio perfetto e srotolarle il cervello
si chiede che cosa stia pensando e arriva persino a immaginare di spaccarle il cranio per vedere che cosa ci sia dentro. La scena è girata come se fosse tenera inizialmente, la luce è morbida, il gesto è anche lento, Nick le accarezza i capelli e la mano resta lì. Sembra insomma una coppia normale. Fincher ci mostra un gesto affettuoso mentre ci fa entrare nella mente di qualcuno che non riesce a comprendere l'altra persona e che la percepisce già come un enigma. La testa di Amy è il luogo del mistero, della manipolazione, della storia che Nick non riesce a decifrare. E infatti tutto il film sarà un tentativo fallito di capire che cosa c'è nella testa di Amy. Alla fine del film Fincher torna esattamente alla stessa inquadratura, stesso gesto, stessa posizione, Nick accarezza di nuovo la testa di Amy, però ora sia lui che noi sappiamo tutto, sappiamo purtroppo anche che cosa c'è dentro a quella testa. E qui arriva il dettaglio forse più importante di tutto il film. Quando Amy si gira, Nick ritrae la mano immediatamente, la toglie proprio di scatto come un riflesso di difesa. All'inizio la mano invece restava, alla fine scappa. Questo cambia completamente il senso del ciclo. L'inquadratura è la stessa, ma il rapporto di potere no. All'inizio Nick accarezza qualcosa che non capisce, alla fine invece accarezza qualcosa che conosce e che lo spaventa. La tenerezza iniziale quindi si trasforma in controllo, in paura e anche in cautela. Nick resta lì, però sappiamo benissimo che non è più al sicuro. Il film si chiude così perché Gone Girl non racconta una riconciliazione, ma racconta una prigione. Passiamo alle scene in cui Amy scrive il suo diario. Quando lo scrive non ha una sola penna davanti a sé, ne ha più di una. Questo perché, come scopriremo più avanti, Amy non ha scritto il diario nel corso degli anni, ma lo ha preparato in un tempo molto più ristretto. Le penne servono a rendere così più credibile la sua scrittura, a ingannare chi lo leggerà che è stato scritto appunto durante il corso degli anni. E poi c'è la penna a forma di cicogna che porta un bambino. Vogliamo definirlo un anticipo visivo del suo piano? Fincher la inserisce molto prima che la gravidanza diventi una parte esplicita di questo piano, come se il film ci stesse già dicendo dove Amy andrà a colpire, ma il cuore di tutti gli indizi nascosti del film è la lista di cose che Amy deve fare per preparare il suo piano alla perfezione. Se la leggiamo troviamo delle voci tipo cambiare il codice dell'allarme a casa del padre di Nick. Questo spiega perché l'allarme effettivamente scatta poi. Doveva infatti sembrare che qualcuno avesse forzato un accesso e avvisare la polizia che Nick fosse entrato in casa. Ci sono poi anche altri punti nella lista che in realtà scopriamo già nel film, ad esempio l'urina di Noelle. Amy scrive di drenare il WC e di conservare l'urina per l'appuntamento ginecologico, e questo ce lo racconta proprio Amy stessa nel film. Nella lista compare anche la caccia al tesoro dell'anniversario e questa caccia Fincher la trasforma a sua volta in una vera e propria struttura narrativa. Mentre la polizia indaga sui falsi indizi lasciati da Amy, Nick indaga per conto suo attraverso la caccia al tesoro che gli fa capire quanto sia preparato e folle il piano di sua moglie. Ci sono anche altri indizi nascosti molto interessanti al di fuori della voce sulla lista. C'è una fotografia di Amy con la sua finta amica davanti a un ristorante che si chiama Andy's. Andy è il nome dell'amante di Nick. Questa coincidenza non serve ad Amy, che sa ovviamente già tutto, serve a chi guarderà dopo, in questo caso al povero Nick. Andando avanti, durante una scena in cui Amy usa Google, sullo schermo compaiono i soliti suggerimenti automatici e tra le ricerche suggerite compare una frase tipo come uccidere tuo marito in 3 semplici mosse. Pensare che lei le ha programmate in soli semplici 100 mosse. Andiamo a vedere invece il bar di Nick. Qui vediamo che lui e la sorella Margot giocano a Mastermind. In questo gioco un giocatore conosce la soluzione e l'altro no. Chi non conosce la soluzione non scopre la verità da solo, ma per tentativi guidati. Insomma, la stessa dinamica tra lui e Amy. Oltre a Mastermind si intravedono altri nomi che sono abbastanza significativi come Emergency e Let's Make a Deal. C'è poi nel salotto della casa di Nick e Amy un libro da tavolo di Piranesi, architetto e incisore del Settecento, famoso per le sue carceri di invenzione. Con Fincher niente è lasciato al caso, come sempre. Piranesi è infatti noto per aver disegnato spazi architettonici impossibili, scale che non portano da nessuna parte, passaggi che si moltiplicano e strutture gigantesche ma illogiche, ambienti che intrappolano chi li attraversa. Coincidenze? Potremmo definire il piano di Amy proprio come un'architettura piranesiana. Passiamo a questa scena. Nick cammina in aeroporto e davanti a lui c'è uno di quei monitor bifacciali visibili da entrambi i lati.
dati. Quando Nick si avvicina noi vediamo ciò che vede lui. Sullo schermo c'è il volto di Amy con la scritta Missing. È l'immagine che ormai domina ovunque. Amy non è più una semplice persona, ma un caso mediatico, e questo cambia tutto. Nick continua a camminare e supera il monitor. A questo punto il film cambia anche punto di vista. Ora vediamo Nick mentre sullo schermo dall'altro lato del televisore non c'è più Amy, c'è la pubblicità della giornalista con cui Nick farà l'intervista televisiva. Nel momento esatto in cui Nick oltrepassa il monitor, la giornalista nello spot si gira e guarda verso di lui, verso le sue spalle. È come se stesse guardando il Nick già inglobato dalla narrazione mediatica. La sequenza funziona quindi come una sorta di passaggio di testimone, se volete. Prima Nick è lo spettatore dell'immagine di Amy, un secondo dopo è lui a diventare parte dello schermo. Il fatto che poi il monitor sia bifacciale è anche interessante, perché Amy e la giornalista occupano due lati dello stesso dispositivo. Sparita l'immagine della moglie resta quella dei media. In pochi secondi Gone Girl ci mostra che il caso non appartiene più né a Nick né ad Amy, ma appartiene allo schermo. Un altro piccolo easter egg si trova sul tavolo di Margot. È una bottiglia di vino con l'etichetta Norton, e chi sarà mai richiama direttamente Edward Norton, protagonista di Fight Club, altro film fondamentale di David Fincher. Torniamo ora al piano di Amy. Dopo aver visto il film ci sono due aspetti che non tornano. Uno, ma quindi lei voleva davvero suicidarsi? E due, perché torna? È sempre stato questo il suo piano? Sì, Amy aveva davvero pianificato il suicidio. Lei racconta che il suo obiettivo era farsi trovare morta annegata nel Golfo del Messico. Nick in quello scenario non avrebbe sicuramente mai avuto una via d'uscita. Sarebbe finito in prigione con l'accusa più grave possibile e con un peso ancora peggiore: l'idea di aver letteralmente buttato via il corpo della sua amata moglie. Il punto fondamentale però è questo: Amy non fissa mai davvero la data del suicidio. Con i post-it continua a spostarla e a rimandarla, la tiene come opzione finale sempre lì pronta, però mai immediata. Amy stessa dice che la sua morte sarebbe stata l'atto conclusivo, quello che avrebbe dimostrato a tutti quanto Nick fosse stato una vera merda e quanto l'avesse distrutta. E qui nasce la domanda successiva, cioè se Amy aveva davvero pianificato di uccidersi, perché poi torna? È da questo punto che il piano cambia completamente forma e capiamo che il ritorno non è una contraddizione, ma una scelta ancora più calcolata. Amy torna in un momento preciso. Tralasciando il fatto di aver perso i soldi, non torna perché è in pericolo, torna dopo aver visto Nick in televisione. C'è proprio un prima e un dopo questa scena che è molto netto. Amy, ti adoro. Sei la persona migliore che abbia mai conosciuto. E se torni da me ti prometto che passerò ogni giorno a rimediare al malfatto. Sarò l'uomo che ti ho promesso che sarei stato. Io ti amo. Prima Amy guarda le notizie e vede Nick goffo, impreparato, incapace proprio di reggere la narrazione e le telecamere. Sorride nel momento sbagliato, parla male, insomma è sempre fuori posto. In quella fase il suicidio resta un'opzione aperta perché il piano non sta ancora producendo, secondo lei, il suo risultato massimo. Nick non sta soffrendo, secondo lei, nel modo giusto. Non è ancora completamente incastrato nel ruolo che lei ha scelto per lui. Poi arriva l'intervista. In quell'intervista Nick fa qualcosa di diverso da tutto quello che aveva fatto prima. Si allinea, usa le parole che funzionano, mostra l'emozione che la gente si aspetta, si mette esattamente dentro l'immagine del marito ideale che chiede perdono e promette di essere all'altezza. È lì che Amy capisce di aver vinto davvero. Torna perché capisce che vivendo può ottenere molto di più che morendo. Tornando non solo ha già incastrato Nick, ma può controllarlo per sempre. Peggio del matrimonio. Sei tornata, brutta stronza. La sua immagine pubblica ormai è bella che inattaccabile. Non è più soltanto la moglie scomparsa, ma la vittima sopravvissuta, la donna che è riuscita a salvarsi da sola, è l'eroina che ha ucciso il suo rapitore per difendersi. In questo modo Amy supera persino la mitica Amy. Non è più un personaggio scritto da altri, ma si reinventa da sola come una figura pubblica definitiva, forte, intoccabile e soprattutto celebrata da tutti. Una donna che ha sofferto, che ha vinto e che ha diritto ad essere creduta
per sempre. E Nick, poverino, lo capisce immediatamente. Da quel momento lui non è più libero, non può denunciarla senza distruggere se stesso e non può raccontare la verità senza apparire come l'uomo che mette in dubbio la parola di una donna rapita e violentata. E soprattutto non può neanche lasciarla, perché lasciare Amy significherebbe diventare agli occhi di tutto il mondo il marito che abbandona la moglie dopo quello che ha subito. Un gesto che lo renderebbe ancora più colpevole probabilmente, anche se sappiamo non ha fatto nulla. Amy torna perché ha trovato la soluzione perfetta, una prigionia che non ha delle vere e proprie sbarre, ma un controllo che passa dall'immagine, un matrimonio che non può essere spezzato senza conseguenze. Ovviamente Nick non resta con lei per amore, ma perché l'immagine che Amy ha costruito ormai è più forte della verità stessa. Insomma, il risultato del piano di Amy è diventato migliore di quanto lei avesse previsto. Capitolo 6. La realtà dietro Gone Girl. A questo punto è chiaro che Gone Girl non sta parlando solo di Amy e Nick, ma di un meccanismo che esiste anche al di fuori dal cinema. Non è un caso che Gillian Flynn, l'autrice del libro e della sceneggiatura del film, abbia dichiarato di essersi ispirata almeno in parte a un caso reale, il caso di Scott Peterson. Nel dicembre del 2002 negli Stati Uniti scompare Lacey Peterson, moglie di Scott e incinta di 8 mesi. Fin dai primissimi giorni, prima ancora che emergano prove concrete, l'attenzione mediatica si concentra quasi esclusivamente su di lui. Questo perché Scott non appare nel modo giusto, non piange abbastanza, non parla nel modo che ci si aspetta da un marito disperato e in alcune interviste sorride, e come Nick ha anche una relazione extraconiugale. Questi elementi diventano rapidamente più importanti dei fatti. I talk show, i telegiornali e i programmi di approfondimento iniziano a costruire una narrazione chiara: marito infedele, moglie incinta scomparsa, insomma colpevole ideale. Quando poi mesi dopo vengono ritrovati i corpi di Lacey e del bambino, l'opinione pubblica ha già emesso il suo verdetto da un pezzo, anche se il processo arriva dopo. Scott Peterson verrà poi condannato, ma il punto non è stabilire se fosse colpevole o innocente, il punto è un altro, cioè quanto rapidamente una persona possa essere trasformata in colpevole prima ancora che la verità venga accertata. E questo semplicemente perché non corrisponde all'immagine che ci aspettiamo. Gone Girl ci mostra esattamente questo: i media come tribunale, il pubblico come giudice, l'indagine costretta a rincorrere una storia che è già stata scritta. Non importa che cosa sia vero, importa che cosa funziona, cosa convince, cosa può essere consumato rapidamente. Il meccanismo che distrugge Nick non è straordinario, ma proprio quotidiano. È lo stesso che vediamo in tantissimi casi di cronaca e nel true crime. Quando il film finisce, la domanda non riguarda più Amy o Nick, ma la nostra società. Bene amici, siamo arrivati alla fine di questo video. Se siete arrivati fino alla fine, lasciatemi l'emoticon della penna e mi raccomando, iscrivetevi al canale se vi piacciono le mie analisi e attivate le notifiche. E noi ci vediamo la prossima settimana con un film molto discusso.